Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine, tendenze energetiche predestinate per le sfide dei prossimi 3 mesi. Abbiamo la carta del Papa. Amici della Vergine, quando c'è il Papa si parla di ufficializzazioni, contratti, per qualcuno potrebbero essere matrimoni, ci potrebbe essere anche un riferimento ad una guida di tipo spirituale. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come integrare questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza privata. Trovate anche i link ai 2 corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, trovate tutto in descrizione comunque. Andiamo a vedere quali saranno le sfide per il prossimo trimestre. Partiamo con un cavaliere di coppe, 9 di bastoni, 9 di spade, abbiamo un mago, un fante di spade, un 10 di bastoni, e un 6 di pentacoli, ragazzi. Allora, partiamo da questo cavaliere di coppe. Potrebbe fare riferimento a una persona e potrebbe fare riferimento anche a un'offerta che vi è stata fatta, un qualche tipo di conversazione che è stato affrontato con qualcuno. Andiamo a vederlo. Mago, che avete già qui. Credo che qualcuno vi abbia proposto un inizio. Può essere una questione lavorativa, come vi dicevo, può essere una questione relazionale. C'è come un nuovo movimento che è lì lì per partire, ho come questa sensazione. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. Mi sembra giusto un 9 di bastoni per spiegare il 9 di bastoni. Ruota della fortuna e 7 di spade. Datemi una carta per questo 7 di spade. Abbiamo un re di spade. Allora, il fatto che abbiate 2 volte il 9 di bastoni mi fa pensare che qualcuno sia sulla difensiva semplicemente, che e lo collego molto a questo 9 di spade. È come se qualcuno si preoccupasse o fosse preoccupato. Guardate, vedendo queste 2 carte mi viene proprio da dire di essere raggirato. È come se aveste paura di essere fregati e di conseguenza mantenete le barriere molto alte, come se fosse sempre in allerta. Diciamo che c'è anche la ruota della fortuna, un 7 di spade e un re di spade. Datemi una carta per la ruota. 10 di coppe. Sì, può far riferimento sia a un gruppo lavorativo che a un gruppo familiare, Però è come se aveste questa barriera sempre alzata nei confronti degli altri. Può anche essere che non vi fidiate di quello che vi dicono, di quello che vi promettono e quindi c'è questa sorta di difficoltà
se vogliamo, a prendere l'iniziativa, perché qui il mago è al contrario, a cambiare. Tenete presente che avete la ruota della fortuna e molte volte fa riferimento ai cambi di tipo karmico. Per cambiare il karma bisogna cambiare noi dentro e cambiare l'atteggiamento che noi abbiamo nei confronti di noi stessi, ma anche del mondo, no? E infatti qui abbiamo una carta che indica un collettivo. Andiamo a vedere il 9 di spade. 8 di coppe. Sì, c'è un tema legato alla fiducia nei confronti degli altri. Credo che qui la preoccupazione sia di fare, ho sentito proprio la parola flop, la paura di fallire, la paura di sbagliarsi magari di nuovo, o se non vi siete già sbagliati in passato, semplicemente la paura di sbagliare, di fare il passo più lungo della gamba. Ehm, Questo anche perché, avendo questa energia del 9 di spade, siete più focalizzati su quello che potrebbe succedere o risuccedere, piuttosto che su quello che potreste ottenere, quello che di nuovo e di bello può entrare. Andiamo a vedere questo mago. Eremita e 8 di spade. Guardate, potrebbe essere una proposta di collaborazione effettivamente. L'idea è che non crediate abbastanza in voi stessi da essere sicuri di poter affrontare la cosa, di poter affrontare questa proposta, questa nuova iniziativa. Vi dico, essendoci un cavaliere di coppe e il papa qui, per qualcuno si tratta di una situazione romantica, è come se vi proponessero probabilmente di magari iniziare una relazione un po' più seria. Se avete già una relazione in atto, potrebbe essere il ufficializzare la relazione con questo papa, perché no, potrebbe essere un matrimonio, potrebbe essere andare a vivere insieme, però ho come la sensazione che abbiate in testa che siate voi a dover poi fare tutto e che questa cosa vi freni. Tenete presente che avete anche un 8 di spade. L'8 di spade è una carta che indica un pensiero negativo, quindi è come se vi focalizzaste di più su quello che non c'è o su quello che di brutto avete già vissuto, piuttosto che su quello che c'è di bello o che potenzialmente potrebbe entrare nella vostra vita, insomma. Per quello che riguarda l'eremita, allora io qui ho la sensazione che vi sentiate proprio soli, che ci sia un sentimento di solitudine. Per qualcuno può anche trattarsi di una necessità di isolarsi per capire come girare a testa in su questo mago, quindi come iniziare. Però vi dico che se così fosse verrebbe bene, perché poi qui abbiamo un fante di bastoni, che, scusate, di spade, che è una persona che si sta formando, è in formazione, sta raccogliendo dati per capire che cosa è vantaggioso tenere e che cosa invece no. Andiamo a vederlo. Mi sembra giusto, fante di spade. Per spiegare il fante di spade e un 8 di pentacoli. È come se ci fosse un momento di osservazione per capire cosa potete cambiare nella vostra quotidianità. Qui si tratta di cambiare una routine. Questa proposta che per qualcuno è già arrivata, per qualcuno potrebbe arrivare, è una proposta di un nuovo inizio, ripeto, potrebbe essere una proposta di collaborazione piuttosto che l'ufficializzare una relazione, comporta il fatto che voi dobbiate, tra virgolette, uscire dalla zona di comfort. Quindi tirare giù le vostre barriere e cercare di capire perché non vi fidate delle persone, invece di focalizzare l'attenzione su quello che non è andato bene, dare un peso maggiore a quello che sì invece è andato bene, quello che potrebbe essere il potenziale. E c'è come
in questo trimestre una valutazione effettivamente di quello che può e deve cambiare nella quotidianità della vita, mi viene da dire. Andiamo a vedere questo 10 di bastoni. Allora, abbiamo un 7 di coppe e un 2 di coppe, ragazzi. Guardate, da un lato mi verrebbe da dire che potreste lasciare indietro le illusioni del passato per creare nuovi accordi. Se non fossero le illusioni, siccome qui c'è un 9 di bastoni e qui abbiamo un 10 di bastoni, potrebbe proprio fare riferimento alle paure che avete. Qui avete anche un matto, indica il fidarsi e affidarsi a qualcuno, fare il salto di fede, si dice, no? Tenete presente che chi non risica non rosica. Allora, difendervi lo sapete fare, alzare le barriere. Quindi si tratta di imparare a tirarle giù per iniziare questo nuovo percorso che potrebbe fortemente essere romantico per qualcuno, però non è detto, potrebbe anche essere lavorativo, senza perdere di vista il come fare a ritirare sulle barriere. Cioè, è giusto saper mettere le barriere, quello che non è giusto è sempre averle alzate. Quindi è un po' come se vi spronassero a capire dove vi difendete, perché avete certi tipi di reazioni, da dove arriva quel bisogno di protezione e cercare di capire con chi si deve fare e con chi e quando invece si può, diciamo, essere più tranquilli, essere più rilassati, quando ci si può fidare più che dell'altro, mi viene da dire delle proprie sensazioni, perché noi siamo perfettamente in grado di percepire se l'altro ci dice la verità o no. Il punto è che non crediamo al nostro intuito, perché molte volte non ci piace quello che intuiamo e quindi la testa ci vende il ma no, ma magari è fatto così perché, ma e si tende a giustificare, no? O a trovare comunque delle scuse che non ci facciano diciamo non ci sbilancino troppo. Però comunque ragazzi, con questo 10 di bastoni si tratta di togliersi delle responsabilità da dosso. È come se osservando quella che è la situazione, imparando da voi stessi, imparando dagli altri, cambiando, facendo dei piccoli cambi quotidiani, iniziaste a rendervi conto che tutte le ideologie, le responsabilità, per qualcuno i sensi di colpa che avete avuto fino ad adesso, magari per qualche cosa che non è andato con questo 9 di spade, non servono. Il 9 di spade è una carta che parla di preoccupazioni e la parola preoccupazione vuol dire occuparsi prima del tempo di qualche cosa che non si sa se succederà. È stato scientificamente provato, ragazzi, che il 94% delle cose che ci preoccupano non succedono. Quindi, e poi tra l'altro c'è anche una frase che dice, se il problema ha soluzione, perché ti preoccupi? Se il problema non ha soluzione, perché ti preoccupi? Per la serie, sia che il problema si possa risolvere o no, preoccuparsi non serve. Anche perché poi si spreca un sacco di tempo. Pensando a che cosa potrebbe succedere, insomma. E qui si tratta di aprirsi delle nuove strade semplicemente, ragazzi, dei nuovi accordi, delle nuove anche alleanze. Tenete presente che il 2 di coppe fa riferimento a un incontro di solito romantico, è un accordo. E considerato che di coppe, qui abbiamo un cavaliere di coppe, qui abbiamo il papa, vi ripeto, ho la sensazione che potrebbe fortemente far riferimento a una relazione di coppia piuttosto che a qualche, come vi posso dire, collaborazione con un affetto, quindi potrebbe essere un familiare, un amico, comunque c'è come dell'affetto in mezzo a questa situazione. Ehm, c'è anche il Papa, quindi qui si parla di contratti, di accordi che diventano ufficiali. Andiamo a vedere adesso questo 6 di pentacoli. Mm. Imperatore, cavaliere di pentacoli, 5 di spade, 5 di coppe, 3 di pentacoli
e appeso. Allora, una cosa che mi viene da dire, non passate da un estremo all'altro, perché qui avete questo 9 di bastoni e qua avete questo 6 di pentacoli al contrario. Quindi ho come la sensazione che se... cioè la soluzione non è, come vi dicevo prima, togliere le barriere e basta, ma saper quando alzare le barriere. Tot cosa te la posso dire, mi fido di te, mi affido o mi fido del fatto che tu possa comprendermi, o che possa sostenermi, o che tu possa venirmi incontro, insomma. Questo incontro secondo me c'è. Ci sono anche come delle nuove possibilità, delle nuove prospettive che si aprono, ma secondo me qui vi dicono di non aprirvi troppo, di mantenere comunque una vostra posizione con la carta dell'imperatore, di andare avanti con calma e quando ci sono delle discussioni, quando ci sono degli attriti, degli screzi o semplicemente dei punti di vista divergenti che non sono, cioè uno guarda di qua e l'altro guarda di là, il consiglio che vi danno le carte è proprio questo appeso, cioè guardate le cose da un'altra prospettiva. Cercate, perché qui c'è un 5 di spade, quindi non vi nego che potrebbero esserci come delle lotte egoiche, ho ragione io, hai ragione tu, si deve far così, mi hanno insegnato così, però alla fine non è importante quello, come vi posso dire, la rigidità con cui arrivate nella coppia non è importante il livello di flessibilità che potete mettere all'interno della relazione per creare una relazione in armonia, perché ognuno di noi ha delle regole, ognuno di noi ha delle paure, ognuno di noi ha delle fregature e quindi delle reazioni diverse, delle ferite diverse. Si tratta di capire come integrare il comportamento di uno e dell'altro in modo, uno, da non scatenare queste ferite, due, in modo da poter creare un progetto comune di coppia o di collaborazione, ragazzi. È una bella lettura. Vi dico, la carta del Papa può anche far riferimento come a una guida, anche se sento che avendo ehm, questo eremita, molti non hanno bisogno di una guida esterna, avrebbero solo bisogno di ritrovare il contatto con se stessi per capire che cosa effettivamente vogliono. E se per caso qualcuno di voi, a causa di quello che è successo in passato, tende, perché tutti lo facciamo, chi più o chi meno consapevolmente, tutti manipoliamo, quindi nel momento in cui vi rendete conto attraverso l'osservazione di questo fante di spade che cosa state o chi state manipolando o come state manipolando l'informazione piuttosto le cose, ecco, quello anche è un atteggiamento da lasciare andare, soprattutto se entrate nel giustificare l'altro. Ha fatto così perché ha fatto... No, integrità. Qui avete l'imperatore, quindi prendete una posizione e mantenete quella posizione con fermezza, con determinazione, senza diventare arroganti, senza... cioè accompagnando l'altro o gli altri, per chi avesse una situazione di gruppo, all'integrazione, ok, delle varie parti. Vi dico, secondo me qui c'è un nuovo percorso che inizia, perché qui avete il mago, qui avete questa offerta che arriva, questo cambio repentino di cui ci parla la ruota della fortuna. Tutto sta a capire come impostare le cose, perché secondo me il problema vostro è il collaborare, cioè finché siete da soli siete dei leoni e poi dopo inizia come se non ci fosse, non aveste ben chiaro quali dovrebbero essere gli equilibri di coppia, tra soci, tra amici, mentre qui è come se finalmente riusciste, ripeto, attraverso lo studio, e il Papa potrebbe essere una guida spirituale, come vi ho detto proprio all'inizio, quindi qualcuno che vi accompagna nel comprendere certe cose e nell'aprirvi la mente ad altre possibilità, quindi attraverso lo studio, attraverso l'osservazione, attraverso l'autoconoscenza e l'autoanalisi di cui ci parla l'eremita. Io credo che molti potrebbe far bene in questo mese prendersi un fine settimana per sé, con carta e penna alla mano e scrivere di che cosa, cioè dove sono i lati in cui mi fido, perché non mi fido, da dove arriva questa sfiducia, perché io reagisco così e fare proprio come uno schema
di quelle che sono le vostre dinamiche che vi frenano, proprio per poterle cambiare, lasciarle indietro con questo 10 di bastoni e aprirvi nuove possibilità. Questo non vuol dire fare tutto quello che dice l'altro per compiacerlo, per paura di, perché avete già avuto esperienze in passato dove, insomma, ci sono stati screzi perché ognuno di due voleva fare quello che voleva, che riteneva giusto, però si tratta qui di trovare un punto per integrare le due dinamiche di pensiero e di comportamento. Andiamo a vedere degli oracoli. È un po' come se vi trasformaste nei maestri di voi stessi. Attraverso l'autoconoscenza, l'otto di coppe è anche l'arcano minore dell'eremita, una carta di ricerca spirituale. Chiedetevi che cosa voglio io, qual è l'obiettivo che voglio raggiungere, come mi voglio sentire io, che cosa è lecito per me vivere in una relazione di coppia e che cosa è assolutamente inaccettabile ed è una cosa che io non posso tollerare. È come fare uno schema di quello che rientra nei vostri parametri e quello che invece non volete nella vostra vita. Carta numero 12. Il vento cambia direzione e qui in effetti abbiamo questa ruota della fortuna. Quindi qualsiasi sia la vostra situazione attuale, nel momento in cui ascoltate la lettura, aspettatevi un cambio a 360 gradi del vento, della situazione, attraverso un lavoro di autoconsapevolezza, di conoscenza, di osservazione. È come se riusciste a lasciarvi indietro certe aspettative. Ah, un'altra cosa. Quando ci fissiamo degli obiettivi è molto importante capire se sono gli obiettivi che effettivamente vuole la nostra anima o se sono gli obiettivi egoici, tipo voglio quella macchina lì perché nella mia testa penso che se gli altri mi vedono con quella macchina fanno l'associazione che io sono un vincente e quindi ho bisogno di un oggetto esterno per sentirmi un vincente, per sentirmi perché non è che vibro, però mi aspetto un qualche tipo di riconoscimento dal mondo esterno. Perché? Perché io non sono in grado di darmelo da solo. Quindi ho bisogno come di oggetti. Per le donne può essere il trucco, può essere il vestito all'ultima moda, è come se ci fosse bisogno di un validante esterno che ci faccia sentire all'altezza. Ok, andiamo a vedere un koan, che sono messaggi buddisti su cui i monaci tibetani passano il giorno, fondamentalmente, è proprio un messaggio di meditazione. La via non è difficile per chi non ha preferenze. Quindi voglio proprio quella macchina lì perché quella macchina lì è lo status symbol. Qua vi dice non importa che macchina, nel senso, ottenere una macchina che sia visibile non lega la macchina ad una certa marca. Io ho conosciuto una persona che mi diceva che le tre macchine migliori erano BMW, Audi e Mercedes, però comprava sempre l'Audi. Quindi, voglio dire adesso, non per far pubblicità, però sono veramente credenze limitanti. Io non ho bisogno di una macchina grande, questo è perché adesso faccio l'esempio delle macchine, no? Per sentirmi valido o valida, per sentirmi un vincente. Invece quella persona faceva proprio quel tipo di riferimento. Come mi vedono gli altri, se io voglio che gli altri mi vedano come un vincente, mi devo comprare una di quelle tre marche di auto lì. Che poi, in realtà, cioè, nel senso, quando la gente vi parla, non parla con la macchina. Sì, la macchina è un qualche cosa che può dare il pum, guarda che macchinone che ha. Però in realtà poi magari la persona parla e vi scade, quindi alla fine lascia un po' il tempo che trova, no? Però comunque qui vi dice che se non vi fissate specificatamente su un obiettivo, le cose sono molto più semplici. Fluire un po' con quello che arriva. Poi qui abbiamo guarda e vedi con i tuoi occhi. Se esiti non coglierai mai il bersaglio. Fatevi la vostra esperienza personale, perché se vi fidate di quello che dicono gli altri, io lo dico spesso, però gli altri vi danno consigli, avvertimenti, piuttosto che suggerimenti in base alle loro esperienze, in base ai loro successi o fallimenti, o esperienze, non mi piace chiamarli fallimenti, in base alle loro credenze limitanti. Quindi se a una persona non ha funzionato un'attività, voi chiedete
un parere su questa attività, la persona vi dice lascia stare, non funziona, e magari questa persona ha sbagliato i mezzi, e magari questa persona ha delle convinzioni limitanti che non gli fanno raggiungere successo piuttosto che l'abbondanza economica, ok? Quindi non è detto che perché è andata male una persona vada male anche a voi. Quindi se volete cogliere il bersaglio, dovete agire, dovete muovervi, dovete diventare i migliori maestri di voi stessi. Andiamo a vedere una fatina. Questa carta vi parla di qualche cosa che è nascosto ben nel profondo o in fondo alla vostra mente. Potrebbe essere sia una questione emotiva che una questione mentale. E vi dice, quando voi portate alla luce le vostre cose più nascoste, quello, diciamo la zona d'ombra, quello che pesa, togliendosi i pesi si diventa più leggeri, liberi. Ok? Bene ragazzi, spero che anche oggi la lettura vi abbia aiutato e vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti perché a me piace sempre leggerli. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, vi invito a mandarmi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona. Diversamente potete anche abbonarvi al canale. I titoli dei video si vedono, sono visibili, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!